Ciao, oggi rispondo ad altre due persone, Jennifer e Beatrice, che hanno chiesto un consiglio su argomenti diversi ma molto interessanti ed attuali, che possono essere utili a tutti. Jennifer mi chiede come affrontare la menopausa e nello specifico se sia più conveniente un approccio, diciamo così, naturale o assumere una terapia ormonale sostitutiva. La menopausa non è una malattia, ma è un momento di transizione importante nella vita di ogni donna e in quanto tale andrebbe vissuta con serenità e consapevolezza. È vero, magari con la menopausa arriva anche qualche disturbo e da qui la domanda che mi viene posta da Jennifer sulla terapia ormonale sostitutiva. L'assunzione o meno della terapia ormonale sostitutiva va valutata però sulla singola persona e sulla specifica situazione, tenendo conto di numerosi fattori a partire dalla presenza o meno di disturbi legati alle modificazioni ormonali. In questo caso, pertanto, è il ginecologo di riferimento la figura più adatta per darti un consiglio. Come psicoterapeuta posso però affermare che intervenire sullo stile di vita, sull'alimentazione e anche utilizzare tecniche di rilassamento è sicuramente utile per vivere al meglio questo particolare momento, perché aiuta a gestire l'ansia spesso associata ai sintomi vasomotori, come per esempio le famose vampate di calore, oppure un'eventuale depressione quando è presente. Nello specifico, la terapia cognitivo-comportamentale dà ottimi e provati risultati. Il cambiamento certo può spaventare, perché magari va a toccare delle certezze acquisite e ci allontana dalla nostra zona di comfort, ma al contempo offre anche tante nuove opportunità. Vivi quindi questo periodo in maniera serena, approfittando magari del maggior tempo libero, se ce l'hai, per ritagliarti degli spazi solo per te, fare attività fisica, curare il tuo aspetto, rilassarti e così via. Poi devi sapere che le nostre emozioni, i nostri comportamenti sono pesantemente influenzati da due fattori, dal modo in cui pensiamo e dall'interpretazione che diamo agli eventi. Dunque, è il modo in cui tu, Jennifer, pensi alla menopausa che influenza la tua capacità di viverla al meglio. Cosa rappresenta per te? E lascia perdere il significato che la società attribuisce a questa fase della tua vita. Ascolta invece i tuoi bisogni più intimi e magari cambia in qualcosa. Prova dunque a ripensare alla tua vita in una maniera più creativa, piuttosto che viverti come se i tuoi scopi via via andassero scemando. Insomma, reinventati. Beatrice invece si sente in ansia perché il suo ragazzo nel giro di pochi giorni è partito per andare a lavorare abbastanza lontano, dopo un periodo nel quale si sono visti poco a causa sia degli impegni lavorativi che di studio e che ovviamente dall'emergenza Covid. Un cambiamento improvviso al quale non si è preparati è sempre un po' destabilizzante, perché ci dà la sensazione di non avere il controllo sugli eventi e questo può facilmente generare l'ansia. Quest'ansia però va gestita sia per recuperare la tua tranquillità interiore, Beatrice, sia per il bene del vostro rapporto. Allora, cosa puoi fare? Nello specifico, la sicurezza del rapporto, se ormai è consolidato, è molto importante. Poi mi sento di consigliarti di rivivere con la mente i bei momenti trascorsi insieme e di pensare che l'allontanamento è per un periodo di tempo breve e per un motivo lavorativo, non se infatti mica è stata intenzionalmente abbandonata. Potresti poi pianificare un incontro. In fondo non è andato molto distante. Se questo non è possibile, le videochiamate possono essere una buona soluzione alternativa. L'importante è condividere il vostro quotidiano, perché vi farà sentire molto più uniti a prescindere dalla distanza. Quello su cui però ti invito a riflettere è l'origine di questa problematica. Come hai vissuto altre separazioni, se ci sono state, dalle persone a te care? Cosa temi in seguito all'allontanamento del tuo ragazzo? Pensaci. Perché è più che normale sentire la mancanza della persona alla quale si vuole bene
ed è anche molto normale appunto essere spiazzati da questi cambiamenti improvvisi, ma se questo genera degli stati emotivi che non riesci a gestire, è importante capire cosa c'è alla base. Prova a seguire questi consigli e sono sicura che vivrai al meglio anche questa esperienza. Se anche tu hai delle domande, non esitare a porle qui nei commenti o se preferisci, mandami una mail all'indirizzo in sovraimpressione che troverai anche nella descrizione di questo video. Ciao, a presto!